Top Driver, Rally Revolution. Grab, smash, who's the best? Top Driver, Rally Contest. Grab, smash, who's the best? Top Driver, Rally Contest. Dying Master will be the next. Rally Revolution is the best. Bentrovati a Top Driver Downhill Master Rally Revolution. Oggi secondo episodio per il torneo più sporco di sempre. E insieme a me, in questa giornata splendente, c'è l'istrionico Max Power. Salve a tutti appassionati delle quattro ruote, bentrovati a Picco Serpente. Se ci avete seguito la scorsa settimana avete notato che qualcosa è cambiato. Il tracciato è migliorato, c'è un salto maggiorato, punteggio immediato. I punti in palio per ogni batteria sono 7, uno per ogni checkpoint, 2 per la finish line, 2 per i salti eseguiti senza sbavature, in più 2 punti finali, uno per il miglior tempo e uno per il salto più spettacolare. Vogliamo entrare nel vivo della competizione con la presentazione dei concorrenti e per questo lasciamo la linea a Terry Cristallo. Buongiorno amiche e amici, oggi l'asfalto è bollente e qui su Viale Serpentello i meccanici stanno preparando le auto con una messa a punto meticolosa. I paddock sono in fermento e tutti i piloti sembrano estremamente concentrati. La prima auto che vogliamo presentarvi è Graphics, una Ford Escort RS che corre per il team RX Force. Il pilota Ron Anderson sta praticando i suoi riti di concentrazione e sarà meglio non disturbarlo, potrebbe inacidirsi. Il passo da yoga a yogurt è brevissimo. Volkswagen Scirocco GT24, la seconda auto dell'otto corre per il team Revered Pot con la sua misteriosa spoiler. Diamo il benvenuto a Remo al dito, una novità per Rally Revolution. Siamo sicuri che farà vedere il suo valore. Ho come l'impressione di aver già sentito questo pilota. Terzo concorrente in gara, un gradito ritorno quello del messicano Felix Grail, che si accomoda al volante di una Impreza WRX STI dal nome Reposado. Il team Sakura si affida al manager Feliciano Techito, uomo di esperienza nel circuito rally. Passiamo infine all'ultimo concorrente in gara. Torna a Picco Serpente il pilota indiano Kalu Subramani con il team Spicy. In una sgaraggiante colorazione presentiamo una Citroën C4 Rally con il nome Coriander. Per ora è tutto dai box, aspettiamo solo il semaforo verde per la partenza. Buona gara da Terry Cristallo. Grazie come sempre alla vertiginosa Terry e noi si va dritti alla prima manche. Ron Anderson a sinistra e Remo al dito a destra. Tutto pronto per il secondo appuntamento con Rally Revolution? Si parte in 3, 2, 1, via! Graphics è più veloce, stacca spoiler dal salto, perfetto! Continua senza problemi, ma dopo lo sterrato si ferma! Alla curva, Marasso, detriti fastidiosi per lui. Mentre la Volkswagen si ferma dopo il flat jump, rivediamo l'azione da vicino. Graphics salta in lungo ed evita il terriccio, mentre Spoiler si arena e non riesce a proseguire oltre. Siamo ad un parziale di 5 contro 2. Vediamo la risposta di Remo nella seconda manche. Si parte a posizioni invertite ora, pronti alla rivincita, partenza fulminea e decollo. I due sono molto vicini, la spunta per poco Spoiler che sta andando al salto. Graphics tocca l'avversario con l'anteriore che si ribalta. Spoiler con qualche difficoltà continua la gara, prende velocità e affronta lo sprint finale con decisione. Deride il povero Ron Anderson e va a chiudere la gara ribaltando il risultato. Incredibile Max! Detto fatto, Remo al dito ha subito restituito il favore all'avversario completando la gara e recuperando il terreno perso. Va a collezionare 7 punti e al momento si tiene stretto anche il tempo migliore. Abbiamo rivisto nel replay del salto anche l'errore di valutazione della Ford Focus che toccando il posteriore dell'avversario si ribalta e prende giusto un punticino per il primo checkpoint, parziale di 9-6 per Spoiler che si batterà con il perdente della seconda batteria. Senza farvi attendere oltre andiamo alla terza manche. Davanti a sinistra ora c'è Felix Grail con Reposado e a destra Kalu Subramani sulla sua Coriander. I motori sono caldi, gas a manetta e partenza! La Subaru parte veloce su 2 ruote, affronta la curva del salto. Salta a tutta velocità, si
si schianta di brutto e ferma la corsa di Kalu Subramani, che rimane incastrato dietro di lui a metà della curva Mamouche. Replay! Un salto da pazzi per Felix Grail, saranno i postumi del peyote. In ogni caso si candida per il premio Stuntman di questo episodio e ammortizza il danno frenando la corsa della Citroën, che invece aveva fatto bene anche dopo la rampa di lancio. Il punteggio è 2-1 per il pilota indiano, che dovrà far valere la sua esperienza in gara 4. Ora infatti parte a sinistra in corsia esterna, mentre Felix è sulla Subaru a destra. Come sempre motore, frizione e lancio. Felix Grail spinge di brutto e chiude la corsa con un super trick potentissimo. Vanno al salto di ramata per Reposato che cerca di controllare, ma si ferma di nuovo la Mamouche e tiene vicino il suo nemico. Ferma anche Kalu Subramani. Stavolta i due piloti si equivalgono, ma la prepotenza del pilota messicano non ha permesso a Coriander di passare per terminare la gara in tranquillità. Errori perdonabili anche durante il salto per i due piloti, che al momento sono 4-3. Dunque Kalu Subramani andrà a scontrarsi con la Ford di Ron Anderson, mentre il Riposato se la dovrà vedere con Spoiler, la Volkswagen Scirocco che fa come il vento, da cui prende il nome caldo e polveroso. E infatti sono proprio questi ultimi due pronti in griglia di partenza. A sinistra Spoiler e a destra Reposato. Si va alla quinta manche. Motore, azione, propulsione. I due piloti stanno alla pari, ma per una lunghezza arriva Riposato per primo al salto. Perfetto, entrambi proseguono. Felix Grail non crede ai suoi occhi e davanti sta per tagliare il traguardo, ma si ferma. Pazzesco! Arriva con le Spoiler, che botto! Finale trash! Spoiler non riesce ad evitare il Reposato e lo spinge di forza al traguardo, regalandogli punti preziosi e anche il tempo migliore. Ingenuo come un pollo, una manovra sconsiderata. Vediamo dopo il salto, i due atterrano bene e proseguono. Felix Grail incerto e sul rettilineo finale frena bruscamente. Fortuna per lui che Remo al dito lo ha investito portandolo fino alla finish line. 7 punti a testa, ma Spoiler va a largo e porta a casa 16 punti. Reposato comunque rimonta la concorrenza e si aggiudica 11 punti totali. Cosa accadrà in gara 6? Scopriamolo! A sinistra la Subaru Reposato del team Sakura, mentre a destra Spoiler con Remo al dito che si sente già qualificato per il prossimo turno. Partenza potente a picco serpente. -3, -2, -1 e via! Come sempre la Subaru ingrana la quarta e vola sulle curve. Vola come Icaro, troppo in alto dopo il salto e si accartoccia. Anche Spoiler se lo trova tra i piedi e come due tartarughe rovesciate si arrendono prima del secondo checkpoint. E la fortuna aiuta gli audaci ma punisce chi non è prudente. Chi va sano va piano e va lontano. Sì, e non ci sono più le mezze stagioni. Dopo l'angolo dei proverbi con Max Power, noi torniamo con un breve riepilogo punti. Gara finita per Reposato e Spoiler, che collezionano rispettivamente 11 e 18 punti. Ora aspettano solo l'esito delle due ultime manche. Qui al gate di partenza c'è Coriander a sinistra e Graphics a destra. Ci aspettiamo una gara serrata. Punti, partenza, via! Non si pungono i due piloti e cercano uno spazio per passare e ci prova. E ci riesce Coriander, salto elegante e prosegue la corsa. Poca spinta per lui, che infatti dopo lo sterrato non riesce a prendere velocità e si ferma l'amarasso. Ma tanto anche Ron Anderson si era già fermato dopo il salto e Kalu Subramani sulla Citroën prende vantaggio. Al momento siamo 9-8. Final round! Tutto può ancora accadere, tutto dipende da questa ultima batteria. I piloti in gara hanno un esiguo distacco dalla Subaru Reposato. Se giocano bene le loro carte, uno di loro può ancora passare. Fate sentire la vostra voce, date il vostro supporto. Per chi state tifando? Graphics a sinistra e Coriander a destra. Carmageddon finale! In 3, 2, 1, via! Stavolta Graphics è più veloce, una freccia che sfortunatamente si ribalta dopo il salto. Anche Coriander si è spaventato e dopo l'atterraggio va sottosopra. Peccato, una gara buttata via. Grande rammarico per i due piloti che non riescono a raggiungere la quota per impensierire Felix Grail, che si aggiudica anche il premio Stuntman dato dal pubblico. Per quale salto? Per il salto scomposto nella gara d'apertura. Spettacolare! Si va ad aggiungere al totale anche il punto per il miglior tempo sul tracciato e con 13 punti si guadagna il pass per i semifinali del torneo
Rally Revolution insieme a Remo Ardito sulla sua spoiler. Speriamo che lo spettacolo di oggi vi sia piaciuto, abbiamo visto un grande duello e come sempre vi ringraziamo per averci seguito. Mettete un like al video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti. Commentate la grande, se volete partecipare con la vostra auto qui a Picco Serpente scriveteci una mail all'indirizzo topdriver365@gmail.com. La prossima settimana ci sarà il seguito di Rally Revolution, non mancate! Intanto buonanotte e buone botte da Max e Stinky. Ci si vede sabato prossimo su Top Driver, perché qui i motori non dormono mai.